Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video, il video delle uscite di dicembre con al solito il mio tè, stavolta tè nero alla ciliegia. Per questo video appunto dicevo delle uscite di dicembre, ma in realtà non è vero, perché sono le uscite tra fine novembre e diciamo inizio dicembre, perché a novembre, come al solito, dopo che io ho girato il video delle uscite di novembre, sono stati annunciati tutta una serie di altri libri, quindi vi integro quelle uscite in questo video. E perché per dicembre in realtà sono state annunciate pochissime uscite. Incredibilmente sarà un mese di pausa, ma forse al solito gli annunci arriveranno dopo che io avrò girato il video, ovviamente, quindi in quel caso ve li riporterò sempre o a fine dicembre o a inizio gennaio, vediamo, insomma. Cominciamo subito, anche se sarà un video più breve, penso, poi non è detto, e cominciamo subito con le uscite. Innanzitutto vi devo dire che per dicembre, al solito come ogni anno, è prevista l'uscita di varie edizioni di Charles Dickens con Canto di Natale. Questo libro ovviamente viene editato tutti gli anni sotto Natale perché è ovvio, è la lettura ideale per il periodo natalizio. Anzi, se non l'avete mai letto, io ve lo straconsiglio perché è un ottimo libro proprio per il periodo delle feste di Natale. Non vi riporto le varie uscite di questo libro perché ovviamente praticamente quasi tutte le case editrici ne fanno una ristampa. Quindi lo trovate veramente in tutte le salse, tutte le possibilità di spesa. Detto questo, veniamo appunto alle ultime uscite del mese di novembre che non avevo portato nell'altro video. Il 24 novembre, infatti, per Oscar Volt Mondadori, in particolare per la linea Oscar Draghi, escono queste meraviglie qui che sono i libri di Zafon. In particolare escono Il gioco dell'angelo, Prigioniero del cielo, Labirinto degli spiriti, in questa versione Oscar Draghi che è veramente... Io vi metto le cover, ma è veramente qualcosa di meraviglioso. Già gli Oscar Draghi sono libri particolarmente belli da tenere in libreria. In questa versione, questi libri qui hanno fatto questa versione che sembra invecchiata, che è qualcosa di meraviglioso. Era uscito già l'anno scorso il primo dei libri di Zafon, usciranno il 24 novembre tutti e tre questi altri libri in versione appunto Oscar Draghi. Il costo dei libri dovrebbe essere intorno a 25 euro al libro, ma anche qui i vari siti mi portano prezzi diversi, quindi in realtà lo vedremo all'uscita. Il primo in particolare costa 25 euro per 480 pagine e racconta di questo David che negli anni 20 a Barcellona sogna di diventare scrittore. Fino a quando praticamente la sua vita non prenderà una piega un po' diversa da quella che lui si aspettava. Zafon, per chi non lo conoscesse, è un autore osannato. Io in realtà devo dire sono rimasta indietro con i suoi libri e quindi di questi proprio non ho letto nulla. Però è un autore molto apprezzato, di cui si parla benissimo, quindi sicuramente è un'uscita che vi consiglio, soprattutto perché queste edizioni sono veramente qualcosa di meraviglioso. Sempre il 24 novembre, in realtà quando voi vedrete questo video è già uscito, esce appunto La vita invisibile di Eddie LaRue. Di questo in realtà io ve ne ho già parlato in un video dedicato e quindi ve lo metto su nelle schede e casomai giù nell'info box, appunto il video dove vi faccio la recensione di questo volume, comunque un volume molto atteso da tutti, se ne è parlato veramente a dismisura. Esce al costo di 24 euro per 492 pagine in rigida, ovviamente anche questo in una versione Oscar Volt che è qualcosa di meraviglioso dal punto di vista estetico, perché esce con questa copertina che vedete qui, che è praticamente la stessa che è uscita in lingua, con le pagine oro, un'edizione che veramente con la sovraccoperta, un poster all'interno della sovraccoperta, insomma la Oscar Volt ci sta regalando delle perle per quanto riguarda l'edizione dei libri, quindi questo sicuramente non è da meno. Queste erano le ultime uscite dei libri di fine novembre. Ora veniamo al 1° dicembre, quasi tutte le uscite, anzi tutte le uscite si condensano praticamente al 1° dicembre, quindi quando vedete questo video è già uscito praticamente tutto. Il 1° dicembre, finalmente in Italia, anche se ahimè devo dire in versione flessibile, esce la trilogia dei Bastardi Gentiluomini, la trilogia di Locke Lamora, tutta
concentrata il 1° dicembre, e tutte e tre escono ovviamente Oscar Volt. Purtroppo, ahimè, devo dire inflessibile, peccato. Io speravo tanto in una versione super lussuosa, ma va bene, capisco che insomma è un libro meno atteso dalla massa, ma praticamente è per me l'attesa di dicembre, cioè il libro in uscita a dicembre che attendo di più, i libri che escono a dicembre che attendo in assoluto di più, perché ce l'avevo in wishlist da veramente non so quanto tempo. Si chiamano il primo Gli inganni di Locke Lamora, I pirati dell'Oceano Rosso e La Repubblica dei Ladri. Il primo esce per 18 euro al costo di 612 pagine, I pirati dell'Oceano Rosso esce sempre al costo di 18 euro per 720 pagine e l'ultimo 18 euro sempre per 732 pagine. In questa è una trilogia scritta da Scott Lynch, di cui ho sentito parlare benissimo e malissimo in tutte le salse, però io ovviamente ci sono pirati, ci sono bastardi gentiluomini, insomma già avete capito che a me mi ha conquistato. Comunque racconta del giovane Locke Lamora che riesce ad evitare la morte e a evitare di diventare uno schiavo. E alla fine si ritrova praticamente capo della banda di questi bastardi gentiluomini. C'è da dire altro? No, con queste copertine, niente, io non vedo l'ora di leggerlo. In realtà ce l'ho già ce l'ho già in versione book che mi ha mandato la Mondadori, per cui il momento che sto girando questo video ho appena cominciato a leggere il primo e sono entusiasta, però in realtà sono all'inizio, quindi non posso sbilanciarmi più di tanto perché sono presa adesso dall'entusiasmo, ma sicuramente ve ne parlerò sul canale, quantomeno del primo, e credo che li vedrete anche tutti e tre in cartaceo perché li voglio assolutamente, malgrado, ripeto, questa versione inflessibile che mi fa tanto soffrire, perché però va bene, almeno hanno delle copertine meravigliose. Sempre il 1° dicembre esce un altro libro che secondo me è una meraviglia, che è Bambi di Benjamin Lacombe. Esce per l'edizione Rizzoli, per questa linea seguita appunto da Benjamin Lacombe con le sue illustrazioni. Esce al costo di 25 euro per 160 pagine ed è ispirato al famoso racconto Bambi del 23 di Salten, che è lo stesso da cui poi la Disney ha preso l'idea per il cartone animato. E riguardo a questo racconto venne proibito, uscì in Germania nel 23 e venne proibito proprio nella Germania nazista perché ricordava l'evento di Bambi ricordava appunto le vicende degli ebrei. Sono molto curiosa, anche perché io adoro la Comba, quindi questa edizione sembra splendida e esce edito Rizzoli. In realtà di libri in italiano molto interessanti, se non ristampa inflessibile, come per esempio riesce inflessibile La distanza tra le stelle, che io ancora devo leggere, ma che era già uscito anni fa in Rigida, insomma, a parte qualche ristampa, il resto a dicembre non esce tanto. E quindi non vi porto altre uscite in italiano. Vi ripeto che se verranno annunciate altre uscite interessanti ne farò un piccolo video con le aggiunte appunto a questo. Vi riporto soltanto un'uscita in lingua che esce, che è annunciata per il 31 dicembre, è Capitan Marvel di Shannon e Dean Hill, presentato come romanzo, come novel, quindi il romanzo riguardo Capitan Marvel. In realtà non sono riuscita a trovare molte informazioni in più rispetto a questa copertina, che credo non sia neanche quella definitiva, però sicuramente da appassionata insomma della Marvel, se esce, se tutto viene confermato, è sicuramente un'uscita che mi piacerebbe leggere e che magari spero possa uscire anche in italiano. È, come ripeto, un video veloce con appena pochissime uscite. Se invece ci sono altre uscite che io non ho portato e che a voi interessano, scrivetemele sotto nei commenti, perché veramente è un mese veramente povero. Più ricco per le mie tasche, si andrà al recupero dei romanzi usciti a novembre, però è un mese veramente povero. Ad ogni modo, questo è tutto. Per quanto riguarda invece gennaio, vi dico subito che sarà un mese molto ricco, perché sono già usciti alcuni annunci che fanno ben sperare, quindi magari recupereremo poi in quantità con le uscite di gennaio. Questo è tutto. Lasciatemi un commento per farmi sapere che siete passati sul canale. Io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!